Ciao ragazzi, il nostro viaggio continua e siamo a Cipro Sud. Abbiamo preso la macchina a noleggio e vi porteremo a vedere le spiagge più belle e i posti di maggiore interesse. Qui purtroppo la guida è a sinistra. Nella parte nord di Cipro del Sud. Siamo leggermente più a nord di Pomos, in un porticciolo incredibilmente tranquillo. Chilometri e chilometri di costa completamente deserta. In cerca di un'escursione verso la Blue Lagoon. E dopo aver fatto un giro nel paese e aver letto su TripAdvisor abbiamo scelto per questa compagnia che organizza 3 tour al giorno. Noi abbiamo optato per quello delle 14 fino alle 17, sono 3 ore, una per andare con il giro della costa, un'ora di sosta e un'ora per tornare. Il prezzo a persona è di 15 euro, mentre per i bambini fino a 12 anni 10 euro. Nelle tombe dei re, un cimitero usato durante il periodo ellenistico. In realtà nessun re è mai stato sepolto qui. Il termine reale è stato attribuito a queste tombe soltanto per la maestosità che hanno e l'imponenza degli edifici. Tra l'altro questi edifici, per come era di prassi anche nella città di Alexandria, sono molto simili alle case degli abitanti. Il biglietto costa 2,50 € e questo posto chiude alle 7:30 di sera. Vi consigliamo di venire nel tardo pomeriggio perché altrimenti rischiate di squagliarvi durante la visita per il caldo che fa. Siamo all'Ara Beach, una spiaggia dove le tartarughe vengono a deporre le loro uova. Qui sotto le tartarughe hanno deposto le loro uova e i biologi marini, per preservarle, hanno messo sopra questo supporto in modo che la gente non distrugga il nido. Questa strada porta alle colle di Avacas, la percorriamo a piedi perché è uno sterrato ed è vietato andarci con le macchine a noleggio. Il percorso inizia ad essere molto bello perché qui si entra nel canyon. Perché qui si entra proprio nelle gole. La distanza tra il parcheggio sulla spiaggia
e questo meraviglioso posto è di circa 4 km, da percorrere a piedi un po' su strada sterrata, un po' sul sentiero, ma nonostante il caldo micidiale che ci ha quasi spogliate, vale sicuramente la pena arrivare e vedere questa meraviglia, davvero unica. Siamo venuti a mangiare alla taverna Sunset, che si trova all'incrocio tra la penisola di Acanas e la strada che porta alla chiesa di San Giorgio. Un kebab ricco, direi. In realtà dentro ci sono degli spiedini di carne di maiale, quindi di kebab non ha nulla. Direi davvero eccezionale. Vi consigliamo vivamente questo ristorante perché si mangia benissimo e i prezzi sono molto contenuti. Di Cipro. Visto che il mare a riva non era molto pulito a causa della mareggiata di questi giorni, abbiamo deciso di fare un giro in barca. Ci troviamo al sito archeologico di Papos, che si trova proprio sul mare. È molto grande e ben conservato. E catacombe anche di qua. Dopo le diverse mareggiate di questi giorni, finalmente il mare sta tornando normale e trasparente. Siamo a Coral Bay, una delle spiagge più famose di Papos. Queste che vedete qui di lato sono le Sea Caves, sono delle grotte scavate dal mare. Normalmente quando il mare non è così agitato ci sono le barche che vengono per le escursioni. Non potevamo saltare la tappa del Monte Olimpo qui a Cipro. Si lascia la macchina in questo parcheggio ad un'altitudine di circa 1830 metri, poi seguendo quella strada si arriva in cima che ha un'altitudine di circa 1950. E qui volendo c'è anche un ristorante dove poter mangiare. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Siamo sull'Olimpo! E abbiamo anche scoperto che sull'Olimpo si scia. Questa è una seggiovia e dei locali ci hanno detto che ci sono parecchie piste che scendono a valle. Dopo una breve camminata si arriva qui, che è il punto più alto che si può raggiungere a piedi. Però in realtà la vera cima è quella alle nostre spalle, ma è all'interno di un'area militare. Di Curion. Ci troviamo nel teatro del periodo ellenistico romano.
Oggi Anna e Vlad dalla Russia viaggiano con noi. Santuario di Apollo. Questa è Lady Smile Beach, una spiaggia di sassi lunga circa 3 km e come vedete è affollatissima. Il mare è molto pulito. Oggi trascorreremo la giornata a Limassol, la seconda città più grande di Cipro Sud dopo Nicosia. Ci troviamo alla Marina, un quartiere residenziale e apparentemente molto ricco. Kick. Ci troviamo nei sotterranei del castello di Limassol, che è visitabile per 4,50 €. Kick. Questa è la vecchia moschea di Limassol. Everybody shake it, baby. Questa è la vecchia piazza del mercato che adesso è stata riempita di tavolini dei ristoranti limitrofi. Benvenuti sul lungomare di Limassol. Sara, cosa fai? Come le uova. Limassol ha parecchi chilometri di spiagge in città. Ottimo posto dove fare colazione, che dici? Ci troviamo a Nissi Beach, una spiaggia molto famosa della zona di Famagosta. Il mare qui sembra molto bello, ma purtroppo affollatissima. Siamo a Vecchia Gonia Beach, che è una baia riparata, quindi anche quando c'è vento qui il mare è calmo. Siamo a Petra Turromiu, un
posto è molto suggestivo, però il mare è terrificante. Ovviamente non poteva mancare tra le nostre tappe Nicosia o Lefkosia. Una città ancora divisa dal muro. Quella alle nostre spalle è la dogana per accedere alla parte nord di Cipro. Qui arrivarono i turchi e presero il 37% dell'isola. Se il video vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per vedere sempre i nostri nuovi video. Travel with us!